Non offrire. Sei in diretta? Ecco, buonasera a tutti amici da RRS Metal Detector, non solo siamo qua finalmente in ritardo, ma siamo qua. Stavolta non era colpa mia, volevo iniziarla subito la diretta, ma mi ha fregato lui. Allora, ciao a tutti ragazzi, come siamo messi? Puoi sostenermi inviando... Ah, questo è sempre Lady Seeker che in automatico manda le stelle. Allora ragazzi, direttina anche stasera. Volevo dire che cos'era? Buona, l'acqua del rubinetto. L'acqua del rubinetto. Ragazzi, acqua del rubinetto. Non voglio bervi in faccia, però sappiate che ho mangiato un po' pesante. Quindi... La vostra salute. Mirko Badin, Pink, va bene. Avrò messo un link di qualche cosa, vai. Massimo Garefo uguale. Ciao a tutti, ciao. Allora, sei pronto? Allora ragazzi, sei stato polleggiato fino adesso, non potrei dirti di essere stanco, sei carico? Sono carico come una molla. Bene, come sempre. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, dov'è che Lady Seeker sei la migliore? Ciao Michini. Hai i capelli ancora bagnati, bella roba, sì. Allora, buonasera, ciao, bene ragazzi. Ciao. Allora, Zuffi. Ah, Marcolino sarà anche meglio, Allora, oggi sei andato a spazzare e ci hai tradito. Non ci ha portato oggi. Noi siamo andati a tirare con l'arco. Noi siamo andati a tirare con l'arco. Ho preso la paga. Ma che paga, non è vero. È molto bravo anche lui. Il Lady Seeker Cupido mi ha dato della seconda a occhi chiusi. Vabbè, vuoi mettere? Io non ci prendevo neanche se il paglione me lo mettevano davanti al naso oggi. Però abbiamo spaccato solo 5 frecce, vero? Tutte io. No, non lo dire, io non avevo detto, potevi dire che ero io, no? Allora ragazzi, stasera premiazione live. Stasera facciamo un altro giveaway, secondo giveaway del 5/2/23, ok? No, perché l'ho detto prima. Sì, ciao Titti. Allora ragazzi, Matti, allora ragazzi, questa sera faremo una sorta di zibaldone di premi. Sì, stiamo un po' qua insieme a voi, così vediamo quello che viene fuori. Andiamo a ispirazione stasera. Ho perso tutti i messaggi, eccoci. Va bene, come è normale che sia. Sto aspettando l'LG30. Nel frattempo ho dovuto comprare un nuovo metal. Beh dai, non c'è male. Beh, un'ottima... L'acqua del rubinetto sarà il caso di chiamarlo idraulico. Guarda Cristian, cioè, il problema è veramente, stavamo proprio testando quello, cioè se effettivamente era il caso di chiamare l'idraulico o no, perché... Ma io penso di no, perché è buono, perciò è meglio andare avanti così. Se abbiamo controindicazioni e cappotto durante la live vuol dire che bisogna chiamare l'idraulico. Comunque, allora stasera premiamo chi? Dici te, io intanto devo mandare i messaggi. Stasera abbiamo una preparazione del giveaway che abbiamo già da una settimana in corso, dove avete commentato, postato sul vostro canale, sulla vostra pagina il nostro giveaway, la nostra pagina. Ho detto giveaway? Giveaway. Ok, perciò vi abbiamo dato un numerino e quello sarà estratto stasera in live. Però c'è da fare la premiazione, come avrete visto 3 minuti fa ho messo su un post dei più attivi questa settimana. Perciò sapete già. Dove? Qui sulla sulla pagina della DC, mentre te spacciugavi l'acqua per vedere se il rubinetto andava bene, io ho messo un post. Sa di ferro comunque. Filuferro. Filuferro. Ho messo su un post dove ci sono alcuni nomi di chi ha interagito di più con Lady Seeker. E come avrete visto, occhialini nuovi, vecchi. Quello che questa settimana premiamo è, ce l'hai te perché io ancora la connessione qua non ce l'hai te, Davcas. Allora Davcas vince il premio. Come dobbiamo ancora decidere? Davcas vince il premio perché è stato il follower che ha interagito di più questa settimana con Lady Seeker, quindi abbiamo deciso di premiarlo con
Adesso incomincia. E questo è il primo premio che va via subito, ragazzi. La maglietta del Simplex. Speriamo che tu abbia il Simplex o naturalmente Nocta, perché così almeno ti trovi a tuo agio, sei in simbiosi. Questa è la maglietta. Allora, questa è la maglietta che vince Dove Cash. Scrivilo perché dopo poi ci scordiamo. Che... Io non me lo sono dimenticato perché l'avevo già segnato. Vabbè, Dove Cash. Te lo dica fa. Allora. Poi ragazzi, primo premio è già andato e non sono neanche 5 minuti di live, comunque va bene. Allora, il discorso ragazzi è questo, stasera siete un po' più scarsi, stasera sono 49, ce n'è poca della gente. Ma perché? Non gli piacciono i nostri regali? Non sono invogliati, stasera allora. li teniamo noi. Allora, facciamo così, se arriviamo, senti io che cosa dico. Devi condividere anche su RLS. Ancora non l'abbiamo condiviso? No. Ok. Allora, facciamo così, mentre io parlo, tu lo condividi su RS per favore. Grazie mille. Allora, facciamo così ragazzi, quando arriveremo a 100 faremo un'altra premiazione. Vediamo se ci arriviamo o abbiamo altri oggettini molto interessanti da premiare, giusto? Va bene? Ti va? E io se fossi in voi chiamerei amici tutti sì. Per fare arrivare a 100 perché le sorprese sono tante stasera. E basta, una di queste l'abbiamo già fatta e l'altra sorpresa è che... Allora... Insomma, stasera mi vuole far passare per Beriagotto. No, allora ragazzi, intanto... No, non lo farai mai. Cominciamo subito nel vivo. Allora, ragazzi, noi siamo nomads, come sapete, tutti e due nomads, però non è perché siamo nomads che comunque le live che facciamo dobbiamo per forza parlare sempre solo di Nocta. Quindi... Logicamente quando c'è un giveaway in cui Nocta aiuta e ci sponsorizza, è normale che si parli della Nocta. Assolutamente, però... Se ci sono comunque altre domande da fare su altre marche, altri tipi di problemi... Intanto volevo cominciare con alcune cose che abbiamo visto, chat varie, gruppi vari, dove si parla di alcune notizie quantomeno non vere, quindi... vogliamo comunque dare il nostro contributo da nomads, da tecnici della Nocta, su quello che sono queste notizie non vere. Allora abbiamo visto su alcuni gruppi parlare delle persone dire che... Con il nuovo aggiornamento 1.10... No, io prima parlavo della multifrequenza. Vabbè, scusa. Vabbè, allora, comunque dopo ci arriviamo. Anche lì, allora, abbiamo sentito dire che praticamente la multifrequenza simultanea che Nocta utilizza non è una propria vera multifrequenza simultanea, perché multifrequenza simultanea solo Minelab ha il brevetto. Allora, su questo possiamo dire chiaramente a tutti quanti che non è proprio così come la si racconta. Allora, c'è stato un contenzioso tra Minelab e Nocta in America. Questo perché? Perché Minelab ha presentato il brevetto della sua multifrequenza e Nocta ha presentato a sua volta il brevetto della sua multifrequenza. Quindi due brevetti diversi, però Minelab ha voluto comunque continuare la sua causa perpetrata e andare avanti con questa cosa. Quindi questa è la notizia vera. La notizia che non è vera è il fatto che solo Minelab può utilizzare la multifrequenza simultanea. Questa è una benemerita cazzata. Quindi tutti i metal detector che sono usciti fuori adesso, XPDeus 2, Apex a suo tempo, White è stato il primo ad avere addirittura il brevetto per la multifrequenza simultanea, dopo è arrivato Minelab quando è scaduto il brevetto alla White. E adesso non mi ricordo uscirà anche il Quest multifrequenza, Legend multifrequenza, sono tutte macchine multifrequenza simultanea. Questo significa che utilizzano tutte le frequenze allo stesso tempo. Ora, se voi pensate al Minelab, il Minelab, ogni programma che ha due sottoprogrammi, quindi chi utilizza Minelab, Equinox, ha programma Field, Park, Gold, quello che è, Beach, e ha programma 1 e sottoprogramma 2 di ogni programma. Questi sottoprogrammi, ragazzi, fanno sì che
il metal utilizzi un po' più di spinta su frequenze basse e un po' più di spinta su frequenze alte. Non viene specificato però quale frequenza spinge di più e su quale viene utilizzata, né col Minlab né con Legend. Quindi il Legend utilizza 5 frequenze, come sapete, la 4, la 10, la 15, la 20 e la 40. Minelab ne utilizza una in più perché ha anche la 5 kHz, poi ha aggiunto la 4. Comunque hanno il loro modo di utilizzare queste multifrequenze. Andare in giro a dire che le multifrequenze simultanee che Nocta, come altre case, hanno messo fuori non sono multifrequenze simultanee, ma sono frequenze utilizzate a campione singolarmente, è una benemerita cazzata. Quindi ragazzi, se una casa produttrice tira fuori una sua multifrequenza e deposita un brevetto, in più riceve anche una causa da un'altra casa produttrice che deposita il suo brevetto per la multifrequenza, significa che comunque la multifrequenza è simultanea. Utilizzate un pochino il cervello e basterebbe non tutti quello sono informati di questo, però quello che c'è da guardare, ragazzi, sono le notizie vere, non le notizie o le notizie che andate a guardare sul web di uno che ha sentito dire o che ha letto un pezzo di un articolo da. Quindi dovete essere sicuri prima di parlare di sapere quello che state dicendo, perché purtroppo si incappa in figuracce tristi e si fa anche una cattiva pubblicità a una casa produttrice che magari si sta mettendo d'impegno per poter fare sì che noi detectoristi abbiamo il metal detector. Ora, il piccolo appunto che voglio fare io, ragazzi, è questo. Non siete tecnici, siete dei detectoristi, siete gente che vuole farsi la propria spazzolata, si vuole divertire. Non andate a cercare i cavilli per cercare la magagna chissà Dio dove che non c'è. Cercate di prendere il metal detector, utilizzarlo nel migliore dei modi, andate a farvi delle buche spazzolate come deve essere, come è così dalle altre parti del mondo. E divertitevi. Questo è lo scopo vero del detectorista, non quello di essere il tecnico, so tutto io, faccio tutto io perché il mio amico mi ha detto o il mio amico ha visto un post e mi ha riportato. Queste sono le cose veramente da fare, quindi lasciate il compito della produzione e dello sviluppo a chi è competente, a chi è del mestiere. Gli altri devono fare i detectoristi, devono divertirsi, ragazzi, perché quello è lo scopo. Divertiamoci un po' di più e condividiamo il nostro hobby un po' di più. Lasciamo queste cose a chi di dovere, diciamo. Che non serve assolutamente niente. Poi allora, stavamo leggendo che io ho letto oggi in un gruppo che dicevano appunto che questo signore raccontava che aveva sentito dire che una volta che hanno installato l'1.10 il metal è andato in tilt, non reagisce più, fa dei suoni strani, è tutto particolare. Allora anche qua Nocta ha fatto il metal detector aggiornabile, ok? Dal simplex in poi anche l'anfibio, ma l'anfibio aveva un sistema operativo diverso, quindi dal simplex in poi con display retroattivo, insomma si può anche modificare quel display, si può cambiare le impostazioni, le icone, si possono fare tutto questo anche sul Legend. Ha deciso di aggiornare i metal detector per far sì che c'è uno in chat che fracassa i marocchi, Legend. Andrea. Lo sai Pietro grande che può essere? Mi sono fatta un po', però ha detto che no, che ne ha comprate 4. Noi eviteremo di rispondere d'ora in poi perché tanto non ha senso continuare le discussioni perché tanto, ripeto, ognuno la vede come gli pare. Ognuno ha l'esperienza che crede di avere, insomma, poi basata sul anche proprio... noi a fidarci delle persone a un certo che parlano, punto, a un certo punto poi io non ci guadagno niente, lei neanche. No. Noi quello che facciamo lo facciamo gratuitamente, ragazzi. Certe volte quando vediamo delle cose così. Mi devo prendere anche dei nomi per cosa? O delle a parte che tu sei antipatico. Io sono antipaticissimo. Perché l'hanno detto che te sei io sono antipatico. Però hanno detto anche me. E anche te, tutte e due. Quindi, comunque ragazzi, allora, il mondo è bello perché è vario. Se state facendo un aggiornamento, se avete fatto un aggiornamento e purtroppo c'è qualcosa che non funziona nel vostro metal detector, i casi sono due.
non sono i social quelli da utilizzare per dire il mio metal non va, è una stronzata. Se il metal non va, prendetelo, mandate in assistenza. Fine. Questo è quello da fare veramente. Se invece volete un consiglio... Prima di questo, un consiglio, allora, se volete un consiglio... Semmai è un po' più esperto. Noi lo diamo molto volentieri. In questo caso, essendo del Nomad, essendo tecnico specializzato tu, io sto seguendo le tue orme, perciò si può sempre chiedere, come è successo, come succede 10 volte al giorno che siamo al telefono a rispondere o a commentare quello che i dubbi che avete. Noi siamo ben lieti di aiutare la gente a utilizzare al meglio tutte le macchine, perché io non siamo qui solo per la Nocta. Noi, se uno ha bisogno, diamo una mano su tutto quello che conosciamo, quindi non ce ne frega niente. Noi vogliamo solo che la gente si trovi bene e che riesca a spazzolare in serenità. Quindi, se avete un problema con l'aggiornamento Nocta, perché aggiornando il Nocta avete riscontrato dei difetti, oppure il metal detector non risponde alle cose che dovrebbe rispondere, provate semplicemente a rifare un aggiornamento, perché significa che magari uno dei file si è corrotto magari mentre lo stava memorizzando il sistema operativo, e può essere che il metal dopo funzioni male in qualche tipo di funzione, anche perché funzioni, cioè difetti fissi ad oggi non se ne sono riscontrati. Quindi si sono riscontrate magari il malfunzionamento dell'instabilità, che è stata risolta con la versione 1.10. Si è verificato tante altre piccole situazioni che sono state tutte messe a posto. Ora la Nocta ha tirato fuori la 1.10 e ha dato la possibilità a tutti quanti gli utenti di scrivere una mail direttamente alla casa Nocta per dire le proprie impressioni, per dire quello che secondo l'utente che va a scrivere non funziona. E quindi, secondo me è un'ottima cosa che abbia fatto la Nocta mettersi a disposizione di queste cose qua. Cioè, non penso di aver mai visto una casa produttrice che chiede consiglio. Allora, Nocta dice di fare l'upgrade, quindi di fare l'aggiornamento del sistema e poi fare un reset di fabbrica. Questo per far sì che se uno aveva aggiornato e magari aveva scasinato il metal detector, aveva delle impostazioni, si possono resettare e i problemi possono essere risolti. Alcuni ragionano a modo loro e quindi pensano di fare il reset prima, poi dopo, poi non lo so. Allora, seguite quello che vi dicono i tecnici della Nocta. Non siamo noi, sono proprio quelli che producono il metal detector. Quindi il metal detector dicono fate l'aggiornamento, fate il reset. Fine. Non c'è bisogno di ma io posso fare questo perché secondo me. Non c'è un secondo me. Se non siete tecnici non fate le cazzate, perché le cazzate portano poi al malfunzionamento della macchina e dopo il malfunzionamento della macchina è colpa della macchina che non va, e non è così. Quindi la macchina funziona, come ho detto tante volte, il Legend arrivati alla 1.10 è una gran macchina, le sue funzioni sono tutte quante funzionanti al 100%, però hanno dei limiti dati dal terreno, come tutte le macchine hanno. Quindi non si può pretendere che sotto i 16 centimetri, sotto i 20 centimetri, il bottle cap funzioni, perché con la mineralizzazione del terreno non va. E la stessa cosa è anche l'iron check, se sotto il terreno, l'iron filter, se sotto il terreno, cioè l'iron check, scusate, se sotto il terreno a una certa profondità c'è un pezzo di ferro arrugginito, l'iron check vi segnerà che c'è comunque una sorta di alone di ruggine. Poi bisogna anche girarci un po' intorno alla buca, non è che ci arrivi sopra, bam bam, no, l'iron check non funziona. Se ci giri intorno magari c'è una posizione dove l'iron check funziona. Sotto una certa profondità l'iron check non funziona, e questo lo dicono proprio quelli della casa produttrice, perché è normale come è normale che se una moneta a 20 cm vi suona con un ID di 30, a 40 cm la moneta vi suonerà ferro. Quindi non è colpa del metal, è l'impedenza della terra che fa questo. Quindi questo è quello che dovete fare. Okay? Cosa significa me tornato indietro? Scusa, torna indietro? Me tornato indietro, non mi va oltre. Vai indietro. Massimo Gareffa, aspettate un attimo. Non è tornato a 1.9 indietro. C'è qualcosa che non va. Comunque l'aggiornamento che scarichi adesso è la versione 10.
1.10 beta, e l'hanno fatta in due punti. Il primo punto era quello che abbiamo tutti, il secondo punto è l'ultimo che hanno tirato fuori, giusto per aggiornare l'illuminazione e poche altre robe, quindi se è tornato indietro c'è qualcosa che non va, bisogna guardare. Comunque ecco il passo dalla 1.0, le abbiamo provate tutte le versioni, le abbiamo provate tutte, quindi dalla 1.06, anzi io avevo la 1.05 mi sembra la prima, la 1.05 la 1.05, poi dopo mi è ritornato 7. E quindi dalla 1.09 alla 1.010 c'è stato un abisso, non poco, quindi non mi sembra che sia una macchina che non valga quello che costa. Però, ripeto, ragazzi, non ci sono tecnici, è un hobby, non facciamo la gara a chi ce l'ha più lungo, bisogna andare fuori e divertirsi. Perché sennò io non vincerei. Io perdo. No. Però hai capito? Queste gare no. Però eccoci ragazzi, andate fuori e divertitevi, cioè, i tecnici sono altri, la gente è pagata, poi la battuta, il commento ci sta, ma essere logorroici sempre lì a smash perché questi, perché quelli. Intanto vi dico anche un'altra cosa, allora, Casa Noct, a differenza di altre marche, non dico quali, altre marche, non utilizza pezzi o materiali comprati dalla Cina, perché costruiscono tutto in casa. Adesso si sposteranno anche di capannone, quindi i turchi, mannaggia i turchi, benedetti li turchi, costruiscono tutto il metal detector loro, quindi senza comprare pezzi dei cinesi. Questo è, secondo me, anche un'ottima cosa per una casa produttrice che costruisce metal. C'è già. Ora dovremmo far uscire la versione. Allora, la versione Fedino non lo sa nessuno, ma è già uscita con il Simplex, è già uscita la versione Fedino, perché quel Simplex, ragazzi, non tutti lo sanno, ma è stato anche un po' di frutto delle rotture di balle che Fedino dava sempre alla Dile quando veniva ai raduni. Io andavo là, gli dicevo tutto quello che non mi piaceva, poi quello che non piaceva a me erano idee e naturalmente le mie idee sommate alle idee di tutti gli altri, perché non voglio essere l'unico che ha detto cosa. Le mie idee sommate alle idee degli altri hanno creato questo metal detector, che è stato poi il Simplex, leggero perché tutti si lamentavano del peso, stilo perché tutti quanti si lamentavano del fatto che l'impact non potesse essere messo neanche nel baule, e quindi tutte queste cose qui. E un po' è anche frutto di Fedino, oltre che altre persone che comunque hanno contribuito a sta cosa. Quindi il metal Fedino c'è già. Volevamo anche farlo un metal Fedino effettivamente. Sinceramente abbiamo detto che forse è meglio fare solo i tecnici. Lasciamo stare, anche perché arrivò... Anche perché già non si vive così. Ma per l'amor di Dio, no, lasciamo stare ragazzi, lasciamo stare che... Non c'è un ritardo qua, siamo tutti qua ancora. L'hobby è bello perché è così, l'hobby deve essere una cosa da condividere, deve essere una passione da condividere. Poi quando la passione si trasforma quasi in lavoro diventa una menata, e sinceramente... abbiamo voglia di vivere. Cioè ragazzi, io è una vita che sono sulla cresta dell'onda, adesso c'è anche lei, però un conto è farla come siamo adesso, un conto è farla tutti i giorni, video e questo e quello che ti telefona e quell'altro che vuol sapere, questo, cioè, dai, non ha più senso. Noi vogliamo star bene, vogliamo divertirci come vogliono divertirsi tutti gli altri. I tecnici sono quelli che delle case costruttrici, noi possiamo dare una mano per quello che sappiamo e basta, ok? Ero un po' scettico, ma devo sentirmi una meraviglia. Grande Piero. Bravo, bravissimo. Grandissimo discorso. Grande Thomas. Allora, Fede, sai per cosa sono per il Manticore? Allora, no, non lo so, però so che ne avevano mandati 3 modelli ogni importatore. I portatori sono 3, quindi c'è Geotech, c'è Detector Shop e Detector Center, che sono diventati importatori, e ne hanno mandati 3 modelli ognuno, quindi sinceramente non so quando uscirà, perché può essere anche che bello di mia suocera Vaporà. Ciao Barbanera. È forte. Ciao doppio taglio di bottiglia. Io ho un dubbio sull'impostazione del tappo di bottiglia, che non me le segno. Allora, no Miki, non funziona così, nel senso che hanno fatto anche delle altre prove. Se si supera
allora, il tappo di bottiglia intanto è un misto di ferro, il tappacorona, solo il tappacorona, è un misto ferroso, quindi quando si va a escludere il tappo di bottiglia, molte monete anche ferrose, acciaiose, in nickel, è stato fatto vedere che vengono sentite bene, quindi non bisogna però portarlo sopra il 5 perché non ha senso portare sopra il 5 il bottle cap reject, purtroppo dipende anche molto dal terreno. Allora, Fede, le donne nel tiro al bersaglio sia con armi e arco sono meglio degli uomini, per postura hanno un bacino più stabile. Hai ragione. Hai ragione. Vabbè, ma lei poi è una campionessa, quindi non è che... Cioè, lei è come provare a sfidare un toro. Io sono nata come Cupida proprio. Con il mio archetto mi sono divertita per anni, 4 anni bellissimi. E adesso quest'anno stiamo ritornando a... Sì, vado a fare Robin Hood. Quest'anno ci siamo iscritti alla LAM, che è l'associazione medievale, tiro all'arco, e perciò incominceremo le garette che iniziano ad aprile. Infatti oggi abbiamo tirato fuori l'arco per vedere un po' come siamo messi, perché siamo un po' arrugginiti, io sono un po' arrugginita. Perciò piano piano faremo un po' anche quello, incorporeremo anche quello in mezzo alla nostra vita frenetica. Ho sentito anch'io del modello Fedino con l'asta corta. Non l'ho conosciuto. Allora, il mio settaggio, ragazzi, non si scarica, il nostro settaggio si va direttamente sul canale, c'è lei che lo spiega in un video e si intitola Come stabilizzare il Legend, lo trovate sulla prima pagina di YouTube, e lì, se seguite un attimo, ci sono tutte le impostazioni per il programma Fedino. Allora sì, dov'è Andrea Giacomini? Hai ragione, basta Legend, effettivamente, sinceramente parlando, è un metal che continua ad aggiornarsi, noi saremo anche i tecnici della notte, però dopo un po' svalanga un po' le scatole anche a noi, tutta sta solfa che è sempre dietro, e questo che non gli funziona, e quell'altro che non gli è, questo che trova differenza, è una rottura di scatole. Quindi se ci volete fare domande anche su altro, noi siamo disponibilissimi a fare tutto quello che ci chiedete, quasi tutto. Tutto. Con l'aggiornamento 1.10 ho avuto solo un problema in fase di installazione su uno dei 2 Legend, uno non è andato a buon fine, rifatto tutto a posto, perfetto. Può succedere. Allora, Massimo Ferri, è stato detto anche delle frequenze non simultanee. Sì, Max, è proprio quello che dicevo prima, cioè se una casa produttrice fa causa a un'altra casa produttrice perché gli hanno copiato il berretto, scusatemi bene, no? Voglio dire, sarà che funzionano tutte e due in frequenza simultanea? Cioè, non lo so. Comunque, vabbè, dai, non torniamo più sul discorso perché tanto mi sembra di parlare con della gente che era con i muri. Allora, Pinpointer MT6 Pro adesso ti stacco la spina nel computer. Allora, che c'ho tutto qua. Il Pinpointer M6 Pro Dottor Otec. Sì. Sono qua. Guarda lì che sono loro online. Allora, mi avevano mandato una mail da poco, un mesetto fa, dicendo che sarebbe uscito ed esce solamente su Amazon come vendita. Su Amazon il prezzo è sempre quello, 49,90 €, e doveva uscire a fine mese, a fine gennaio. Poi dopo io logicamente, entrando con la Nocta, non mi sono più interessata, però domani posso dare un'occhiata, scrivo la mail, dov'è che possono essere... Sono sciupato. Ho visto. Sono sciupato. Per quello che domani scriverò una mail al dottor Ortec. Che caldo che è stata quell'acqua arrugginita. Qui, ragazzi, dell'acqua arrugginita che è una cosa brutta. E poi vi faccio sapere, ok? Comunque è un bel pinpointerino quello della Dottor Otec, perché costa veramente poco, ha una bella potenza. Ciao Graziano. Fa il suo... Ha una bella potenza e comunque per il prezzo che ha, un piccolo displayino davanti, per segnare la profondità, è abbastanza preciso. Sì, bisogna fare molto attenti perché c'ha una pecca, e lo voglio dire perché provandola. C'ha questa pecca che tenendo il metal vicino fa un po' di interferenze, perché magari funziona con la stessa frequenza, specie con il Legend perché ha multifrequenza. Si sente, perciò devi spostare proprio il Legend. Io li ho avvertiti, gli ho detto
il mio punto di vista e vedranno loro. Allora, Walter, te basta che ci contatti sulla mail. Ma non c'è problema, ma ci contatti tramite messaggio, anche messaggio privato a lei o a me, come vuoi. Scrivi anche lì su Lady Secret, intanto risponiamo in due. E poi esci, non è un problema, ma chiunque, ecco. Allora, appena un dubbio con l'anfibio, ti rompo le scatole. Il problema, Andrea, è che l'anfibio, sinceramente parlando, va bene, va molto bene. L'anfibio è stata una delle poche macchine che l'hanno fatta e non ha mai avuto un aggiornamento, mai avuto un problema. L'unico aggiornamento che è stato fatto sull'anfibio è l'aggiornamento come si chiama? Dell'avvicinamento della piastra a un target grande, quindi niente di chissà cosa, cioè l'overload. È stato fatto solo l'aggiornamento dell'overload. Per il resto anfibio è una bestia nel senso che è un metal che comunque ha fatto la storia, dopo Impact. Comunque adesso con queste nuove tecnologie, diciamo, è diventato il fratellino minore. La bottiglia della Nocta. Per me lo metteranno su anche. Almeno per noi sicuramente lo faranno, vero? Diciamo. Dobbiamo comprare un LED tranquillo. Allora, Dario, questo. Mi sembra quello del messaggio dell'altra volta. Sono contenta, su YouTube. Allora, noi non abbiamo assolutamente... Un attimo. Sì, bene. Hai fatto bene a scrivere se mai voleva essere una cosa negativa, ma vedrai che... Allora, noi l'unico profitto che abbiamo è il metal detector, perché naturalmente abbiamo i metal detector da testare, quindi... Il primo, che è stato il Legend, il tuo. A me no. Anzi, lei no, perché se l'è dovuto vincere a una lotteria e se no se lo doveva comprare. Esatto. Quindi già anche lì caghiamo fuori dal vaso, perché non è stata sponsorizzata. La sponsorizzazione che possiamo avere è quella di avere i gadget ora, dopo, perché è iniziato adesso. Quanti anni è che sono Nomads? Una vita. La prima volta sono entrata io e siamo riusciti. Abbiamo i gadget che stiamo usando per fare i giveaway e premiare quelli che come voi commentano, ma ricordatevi che comunque le spedizioni le paghiamo tutte noi. Tutte. Quindi quello che stiamo facendo non è una sponsorizzazione solo per la Nocta, siamo due tecnici Nocta e quindi è giusto che pubblicizziamo la Nocta, perché la Nocta ci dà queste cose da dare online, perché siamo i tecnici della Nocta, quindi è normale questa cosa. Ma sponsorizzare, voglio precisare, che non è prendere dei soldi. Sponsorizzare significa prendere dei gadget che noi rimettiamo tranquillamente in palio, non vendiamo perché non ce ne frega un cazzo di lucrare quei 10-20 euro. Sono 20 di più, lì sono un po' di più, hanno fatto ma è per dire. Cose per quindi lì ridiamo agli utenti che ci seguono sotto forma di premio. Questo è il guadagno che hanno due Nomads. Però mi puoi dire, Dario, per cortesia, quanto paghi tu il tuo tempo al giorno per fare determinate cose? Tutti i post che vedi, il profilo di Lady Secret che sta andando avanti per il mio tempo, giusto che nessuno mi paga, sono 8 ore al giorno? Sì, sono 8 ore al giorno. Siamo arrivati a 1900, 1900 in 9 mesi, 10 mesi. E questo significa stare lì sempre attaccati a lavorare per dare un servizio agli altri, servizio che non viene pagato, perché non viene pagato da nessuno sponsor, viene pagato. Vi posso garantire che non c'è nessuno che vi dà dei soldi per stare qui a fare quello che facciamo noi. Lo facciamo perché a noi piace, questo è quello che è vero, a noi piace, ci piace stare qui, darvi una mano su qualsiasi metal, ripeto, perché se a me mi chiedete qualcosa dal Deus al White Spectra V3i, al Matrix M6, cioè io vi parlo del Relic Striker, vi parlo del Desert Gold, io non ho problemi e me le ricordo tutto a memoria, però lo faccio perché ho una passione, la passione si porta avanti in questo modo. E la passione la puoi amare solo se credi in qualche cosa. Se tu credi, in questo caso noi crediamo in Nocta, questa passione, questo innamoramento lo vogliamo trasmettere anche agli altri. Se avessimo creduto in più in un'altra marca, non ci sarebbe stato problema, ma un'altra marca non ce n'è meglio per noi
di Molti, Nocta. molti ci dicono anche Non che è guadagnate soldi su YouTube. Oh! Anche lì ci sarebbe da aprire un dibattito. 16 centesimi l'altro mese mi ha guadagnato. Allora, ti avverto. Giusto Non c'è bisogno di fare per vedere. capire, queste sono le telecamere che noi utilizziamo per fare i nostri video, che condividiamo tranquillamente. Per avere, ne abbiamo due, no? Una è la 10 e una è la 11. Solo di telecamere qua ci sono quasi 1.000 euro. Solo di telecamere, tirati fuori non dagli sponsor, non da la Nocta, perché noi gli facciamo i video, tirati fuori dalle nostre tasche. Una me l'ha regalata lei e una gliel'ho regalata io. Il computer con il quale stiamo trasmettendo, sono quasi 3.000 euro di computer e non l'ha pagato uno sponsor, l'abbiamo pagato noi di Bisacca. Tutti i programmi che noi utilizziamo per fare i montaggi dei video non li hanno pagati gli sponsor, li paghiamo noi. Il programma mi è costato più di 1.500 euro. E questo perché? Perché io faccio il muratore tutti i giorni, capito? E il mio tempo libero ho deciso di dedicarlo a queste cose. Quindi alla passione che abbiamo in comune, all'innamoramento di questo quindi hobby. non pensate che ci sia un guadagno dietro così ampio come dite, perché se così fosse, degli youtuber che fanno quello che facciamo noi, più giovani, ce ne più sarebbero bravi, tanti, ma ce ne sarebbero anche tanti che durano molto più tempo di quello che durano di solito, perché di solito in media uno youtuber, a meno che non ha dei numeri veramente alti di persone che lo seguono, dura 2 anni. 2 anni e mezzo, dopodiché si rende conto che è tutta una spesa, non c'è un introito da nessuna parte, ma da nessuna parte. Ma provateci ragazzi, ma provateci. E dopo chiudono i battenti perché si rendono conto che è tutta una cazzata e che se non hai la voglia di farlo perché lo vuoi fare, non duri. Questo è il succo del discorso, quindi non pensate tante cose. Volevo dire una cosa, chi era Dario questo? Sì. Dario è stato, l'ho letto stamattina e poi è venuto cancellato, mi dispiace, proprio stamattina che tu hai voluto provare a fare una live, ma eravamo ieri sì. Eravamo su in montagna e non ha preso. Sto signor Dario aveva commentato e si parlava di un soggetto che tempo fa era a fianco a te. Assolutamente. È stato per un po' a fianco a me e aveva messo un commento molto stizzoso. Alludendo chissà che cosa. Poi lui gli ha risposto molto educatamente, ma abbiamo visto che l'altro ieri ha risposto di nuovo su quel commento per tirare fuori ancora questo personaggio. Allora, anche lì, ragazzi. E poi ha cancellato, ma purtroppo abbiamo letto una mezza cosa. Allora abbiate la faccia, più che altro, scusami, sì. Però sai, il sangue incomincia a bollirmi anche a me. Anzi, tienimi perché sono buona e cara bionda, ma divento nera. Abbiate la faccia di dire le cose. Allora, dico io, ma il vostro tempo non costa niente a voi? Ma il solo a pensare di dover scriverti, metterti lì, andare su YouTube, il nostro canale che fa schifo, YouTube fa schifo, che cosa ci viene a fare? Se devi commentare negativamente o cercare qualche cosa per accendere il nervoso, vieni lì, perdi tempo, devi trovare le parole giuste, sbagli l'italiano perché non sei in grado neanche di parlare. Ma vivitela meglio, il tuo tempo, goditela, trovati una donna, fatti qualche cosa, trovati un hobby che ti dia la gioia, non la cattiveria. E soprattutto, ragazzi, una cosa, quello che è successo nella mia vita privata, nella nostra vita privata, deve rimanere nella nostra vita privata. Se prima avevamo una compagnia che comunque si è comportata in determinati modi, che non sto neanche a continuare a mettere fuori perché non ci interessa proprio più niente, non dovete pensare di sapere quello che è successo per sentito dire o solo perché avete sentito una campana che magari è anche un po' messa così. La differenza che c'è da noi e da quello che è successo è che noi, per rispetto di quel po' d'amicizia che c'era stata, noi, non loro, non diciamo niente e quindi evitiamo propri discorsi. Quindi se non sapete quello che è successo, ragazzi, evitate di andare a cercare commenti e pensare alla nostra vita privata per istigare cose. Se no mettete nome e cognome, venite a trovarci a quattro occhi come noi mettiamo la nostra faccia con nome e cognome, ci beviamo un caffè insieme e parliamo tranquillamente di quello che è stato e del perché
abbiamo deciso di intraprendere la nostra vita da solo, senza gente che ci ha voltato le spalle e che ci ha trattato come il fuori di testa e la poco di buono. Ci importa quindi nulla, non ci importa nulla, pensarci, okay? Perciò evita, quindi il tuo tempo, divertitelo che meglio. Se il canale non ti piace, se quello che facciamo non ti aggrada, ci sono tanti altri canali per poter andare a spammare o a divertirti o a fare come si chiamano? Vabbè, adesso non mi viene neanche. Okay. Sinceramente mi è già questo è il quanto, quindi penso di essere stati chiari. Chiudiamo qua perché non voglio rovinare la live alle altre 94 persone che sono 94. Dobbiamo fare l'estrazione. Vai, quindi adesso facciamo l'estrazione. Vai che c'è l'estrazione. C'è un ragazzo che ha chiesto. Allora, sul Quest V80 non si sa ancora niente, uscirà, sarà un multifrequenza, però la Minelab ha l'importazione unica e il brevetto, quindi non ci possono essere multifrequenze. La nuova piastra alle 24 è una bomba. È una bomba, Jader veramente la sto adoperando io. E avevo la spalla distrutta, a parte quello, perché ti dico la cosa fisica che mi ha portato bene e non sapevo come fare neanche uscire, il peso è eccezionale, leggera, e poi all'inizio pensavo non fosse abbastanza profonda, ma non l'avevo ancora inquadrata bene, invece vedo adesso che la sto usando ma con delle profondità anche buone, cosa che io non immaginavo in una piastrina da 24, giusto? Sì, no, anche perché era già il pensiero fosse già meno precisa in profondità, era quello, dato che la piastra è più piccola e le onde, giusto? Però no, va bene, la piastra 24 però sta andando va anche bene. molto giù, e poi è leggera, si sposta il bilanciamento del metal verso la parte dietro, quindi la fatica che si ha sulla spalla è molto minore ed è un buon metal con quella piastrina. La piastra LG30 è un buon connubio tra LG35 e LG28, è una buona via di mezzo che ti dà quello spunto in più, ma con la leggerezza più alta della piastra originale, quindi anche la LG30 non è niente male. Allora, è possibile iscriversi ai Nomads? No, i Nomads sono un gruppo, purtroppo, Giorgio, che è stato creato di tecnici, che è stato creato per portare avanti il marchio Nomads, il marchio Nocta, scusa, e per assistere agli eventi della Nocta. Si può solo seguire la pagina, quindi iscriversi e vi aspettiamo anche lì vi aspettiamo. Allora, intanto andiamo a grazie Titti c'è. Buona fede, ci mettete anche il marchio, è una grande, grazie, simpaticissimi, grazie mille, grazie veramente. L'invidia è una brutta cosa, la gente non sa più, lo sai anche te come amici. Allora, siete grandi, siete che lo fate con una gran passione. Ragazzi, vi ringrazio perché insomma il mio canale, il nostro canale ora è il più vecchio del web, perché fino ad oggi, a parte che me l'ha rubato a metà strada e mi è toccato rifarlo, però era il più vecchio del web con un pacchetto di metal da provare che era enorme, ed è stato uno dei primi canali a portare in giro e a fare delle buche per terra, a far vedere. Sta crescendo ancora, sta crescendo molto e molto bene, perché da un anno, da 4.500 siamo passati a 7.500 siamo arrivati più. A 7.500. Abbiamo 96 iscritti alla settimana, che ho anche ogni 2 settimane circa, quindi siamo ultra contenti. È un gran bel canale, almeno per noi. Un po' di modestia, un gran bel canale per noi, poi dopo siamo solo felici se vi piace quello che facciamo, e siamo più che altro comprensibili, perché noi siamo un po', certe volte facciamo un po' di mattacchiate, però dai, il concetto è sempre quello, quando si parla di metal si sta sul serio, si cerca di fare le cose il meglio possibile. Ora lo facciamo. Adesso intanto facciamo la premiazione Chi premiamo? Partiamo in fondo, partiamo in cima, partiamo in fondo. Vi ricordiamo anche un'altra roba, ragazzi, dato che noi siamo sponsorizzati e che i soldi ci escono dalle orecchie, no? Abbiamo deciso, abbiamo deciso che per chi fa i commenti anche su YouTube, perché giustamente molti ci hanno detto. Cosa stai dicendo? Tu allora ti avevo avvertito ancora prima della live, non ti azzardare, facciamo una bocca larga proprio.
avevamo pensato, puoi dire avevamo pensato, ma adesso dipende, dipende come si comportano. Va bene. Quello lo vediamo alla fine. Ragazzi, ma Harry, il cognome, il fatto è che non l'ha messo. Allora adesso apro una parentesi e la chiudo. Ragazzi, il discorso è che io sono 1,95 m e peso 100 kg. Non sono piccolino. 75 e quindi 78 se qualcuno ha qualcosa da dirmi nella faccia, di solito lo fa con nome e cognome. Io sono ben lieto anche di confrontarmi a quattro occhi, come ho sempre fatto con tutti. Quando uno si nasconde dietro un profilo che fa e che mette solo un nome, oppure mette anche un nome fake, o non si fa, a me non mi interessa neanche confrontarmi, perché la mia vita privata è la mia vita privata, e al di fuori di questo schermo che mi vedete i cazzi miei rimangono cazzi miei, quindi non ho bisogno neanche di perdere il tempo con queste cose che sono puttanate da tastiera, come dite voi, perché a quattro occhi tanti cambierebbero idea. Io però dico che no, questi personaggi qui ci sono, ma non è l'unico, non è l'unico, non è il primo, dietro, non sarà l'ultimo, e però si nascondono tutti dietro dei nomi e basta. Noi ci abbiamo messo la faccia, c'è Antonella Docci, c'è Federico Cini, ma non siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali, cioè vi ricordo anni fa ci sono state diatribe con altre tante persone, poi dopo, ripeto, il mondo è sempre piccolo, allora, alla fine non hanno capito sta gente. Prima o poi ci si trova. Non hanno capito sta gente, che abbiamo vita breve, ragazzi, tutti quanti. Domani chissà se ci siamo e tu perdi il tuo tempo per scrivere mi stai antipatica, ma fatti tuoi, non mi cagare. Cioè, dov'è il problema? Allora, il test in aria, okay. Thomas, il test in aria sono farlocchi, come ho sempre detto e come ho sempre ribadito, li facciamo per farvi vedere non che il metal arriva a mezzo metro, perché non ci interessa farvi vedere quello. Noi il test in aria lo facciamo per farvi vedere la differenza che c'è tra una piastra e l'altra. Quindi in terra si comportano diversamente. A seconda del tipo di terreno si perde dal 30 al 60% sicuramente. Poi se c'è una mineralizzazione estrema si perde anche di più. Quindi i test in aria non sono mai attendibili. Quello che ti posso dire è che dalla piastra originale alla piastra LG24 ci sono 5 cm di differenza. Fine. Questo è quanto? 5, 10, 5, 7 cm. A secondo me potrebbe essere buono, Thomas, per Sebastian potrebbe essere buona la piastra LG24. Io mi trovo molto, molto, molto bene. Allora, ho fatto un calcolo, Max, che la LG, il Legend, tutto originale, senza coperture, senza niente, con la piastra LG30, pesa 1,408 kg, mentre con la piastra originale penso che pesi una cinquantina, 60 grammi. 60 grammi. Non vorrei dire una cavolata. E con la LG24 invece pesa 1,218 kg. Quindi è una piuma. Non lo senti neanche. Allora, ciao. Grande Sandro, Sandro Magno, un bacione Sandro. Allora ragazzi, partiamo con questa premiazione, perché sennò... Vai, allora partiamo dal... cosa dobbiamo partire? Allora, adesso vi faccio apparire magicamente lo schermo. Noi sembrerà che non ci siete più, ma noi ci siamo. Noi siamo lì nell'angolo, quindi non fare cose strane, perché capito, ci vedono lo stesso. E siamo messi così. Allora ragazzi, allora che cosa facciamo? Eccoci qua. Cappellino. Allora, cappellino. Intanto andiamo sul generatore di numeri. Come vedete qui ci sono 93 persone che hanno condiviso il link, e a 93 persone sono stati dati i numeri. Abbiamo messo il numero dall'1 al 93. Cominciamo con l'estrazione dell'ultimo premio. Cappellino. Non erano le patch? No, le patch le diamo assieme alle magliette. Va bene. Siamo sboroni, no? Affandomo. Allora, non cambia, ogni volta cambia. Lei cambia ogni volta, va bene. Allora diamo il cappellino con... la patch. Non è che le dare con le magliette? L'hai appena detto? Hai già perso? Ah, è vero, hai ragione, ma perché ne abbiamo... Va bene. Va bene. Cappellino. Allora, il cappellino Nocta Macro, ragazzi. Partiamo e vediamo chi lo vince. Racchete. Il numero 13. 13. Deborah Ranieri. Bene. Deborah Ranieri, hai vinto il cappellino
della Nocta Macro. Quindi mi raccomando, alla fine di tutto, ragazzi, contattate Lady Seeker e vi fate dare... mi date il numero di telefono. Sì, il numero di telefono. Mi date l'indirizzo, vi spedirò il tutto appena possibile, che devo ancora spedire, per problemi che abbiamo avuto, devo ancora spedire il premio di chi aveva commentato. Sono Luca, come state? Ciao Luca! Ciao Luchino, che bello! Ciao che ci Luca! Sei. Luca è un campione. Ragazzi. Adesso vi dobbiamo dire chi è questo ragazzo che è un boss, il boss è proprio. È un campione di tiro all'arco, ha vinto, è campione italiano di tiro all'arco della LAM, la gara medievale, e quest'anno è arrivato primo, ragazzi, ed è un ragazzino di 9 anni che è formidabile, tira che fa paura ai grandi veramente, e quest'anno ce lo incontreremo in giro per le gare, giusto? Sì, ok, sì. Luca, quindi un bacione. Luca. Non hai commentato e non ti ho potuto dare il numero. Sei un delinquente. Ok, allora, che cosa facciamo? 13, vuoi andare avanti e farne un'altra? Allora, io farei già anche un'altra, che così siamo già a 50 minuti, è giusto che vi abbiamo tenuto qua 50 minuti intanto. C'è un ciaccherone. Allora, Simplex. Mi è piaciuto con la sua semplicità di come informa lei, uno strumento semplice, sempre un gran bello strumento di ricerca. Grazie Walter, grazie mille. Allora, magliettina del Simplex, quindi riportiamo tutto qua, andiamo qui sopra, numero estratto il 13, torniamo magari indietro, speriamo che non rifaccia sempre il 13. Hai fatto il... no, il 13 sarebbe escluso. Allora, se rifà il 13, ragazzi, è escluso. Quindi andiamo a vedere chi vince la maglietta del Simplex. Racchete 52. Oh, bellissimo, 52 mi piace il numero 52, non lo so perché. Allora, Alessio Tondaturo. Grande Ale. Alessio Tondaturo. Allora, anche questa è fatta. 53, vero? Sì, 53. Non è... Allora no, 52 o 53? 53. Sei sicuro? Sì. Allora ragazzi ho sbagliato. Ivano De Giorgi. Madonna, povero. Alessio te l'ha detta così perché... 53, Ivano De Giorgi. Questa è proprio... A vedere, ci riguardiamo. No, 52, amore. Allora avevo ragione, sei un disgraziato. Adesso ti vuoi fare impazzire, io te l'avevo dato però t-shirt. Ok, Alessio Tondaturo. Ok, la t-shirt. Allora... Poi, adesso sai che cosa facciamo? Ciao, queste sono le patch che andranno assieme nella Nocta Macro. Che vanno assieme alla maglietta. Alla maglietta. Allora Andrea, dovevo salutarlo, Andrea Colletta. Bravo, che è un ragazzo che mi aveva mandato un messaggio per chiedermi delle info, giusto? Sì. E ci aveva chiesto di salutarlo, però purtroppo noi abbiamo tante persone che ce lo chiedono, ma non ci ricordiamo di tutti. Ha mandato un messaggio, quindi Alessio ti salutiamo da Bologna e grazie per seguirci. Siamo a Bologna, Alessio Colletta. Ciao Alessio. Ciao Alessio. Allora. Facciamo un altro? Dai, quanti ne vuoi fare? Ascolta, ma dobbiamo farne un'altra maglietta. E poi c'è questa, la cover. E poi abbiamo la sorpresa. Dopo te la dico anche a te, la sorpresa che ho pensato. State facendo la tombola. Dai, la cover, questa è la cover del... È colpa dell'acqua. Questa se dice qualcosa fra un po' Enzo Palungini rispondete sempre di sì, che è nervoso. Giuro. Grande Enzo. Allora, vai. Cover del Legend. Cover del Legend, torniamo. Vi ricordiamo che è eccezionale. Che mi sono scordato di metterli sullo streaming. Cover del Legend, rifacciamo un'altra volta. Estraiamo e vediamo il 65 prima di dirlo. Questo sono contentissima perché da un po' che ci sta dietro, è contenta, è una ragazza molto carina e ha detto anche che regaliamo tante cose. Bene. È Natalie Moore da Silva. Ok, grande Natalie. 65 t-shirt. Stavo in app ancora. Madonna mia. Allora, questa è la cover. Dopo facci sapere se c'hai la possibilità di usarla, giusto? Massimiliano Garessa ce l'ho.
Natalie Mora da Silva. Allora, ok. Un bacino, ragazzi. Ciao, Grande. ciao, ciao, brava. Allora, questa qui invece c'è l'ultima maglietta. Vogliamo darla adesso? Sì, diamola adesso perché la stiamo tenendo. Dopo c'è una sorpresa, non andate via. Non andate via perché c'è una sorpresa anche... Una sorpresa per non devo YouTube. dire. No, tu non lo sai. Lo sto inventando adesso. Devo macinare. Va bene, Ed è una bella sorpresa, ragazzi. Allora, altra maglietta, altro t-shirt. regalo, un'altra t-shirt Della Simplex. Estraiamo il numero 10. Oh, 10, carino 10. Andiamo a vedere. Leandro Pennacchia. Grande Leandro. Micidiale. Ho piacere, Leandro. T-shirt. Ok. Andiamo via, ci sono le sfrappole. E c'è anche questo, madonna, anch'io vorrei una sprappola. Titi, Invece sono le sprappole, cazzo miseria. Titi ha fatto le sfrappole, noi oggi tra una cosa e quell'altra non si è riusciti ad andare a mangiare. Quindi... Allora, ascoltami, io stavo pensando, dato che abbiamo premiato chi interagiva di più con le non vincere il sticker, berretto di lana perché sono senza capelli, ho freddo. ed è eccezionale, fa un caldo Fa un che caldo della capellino Madonna. da paura. Allora, abbiamo premiato chi interagiva di più con le sticker, RRS. Abbiamo premiato la volta scorsa chi interagiva di più con RRS e non solo. Io direi di premiare anche qualcuno che ha interagito oppure in qualche modo che ha commentato, direi, sotto i video di YouTube. Ciao, perché è giusto che dobbiamo... Ciao Dani, che dobbiamo premiare anche i nostri commenti di YouTube. Bene, allora e siete ragazzi, in molti. Abbiamo deciso di fare così, dato che in molti guardano i video, ma in pochi hanno la cortezza di contraccambiare quello che facciamo, scrivendo un messaggio, mettendo un like, a parte qualche buon tempone che si diverte solo a rompere i coglioni. Però, scusate, mi è scappata. Però, a parte quello, ragazzi... volevo sapere quando sarà. Allora, non lo so, Lucio, scusami se non doveva uscire il 23. Allora, no, fino al 23 era il tempo di prova dove la gente poteva scrivere alla Nocta quello che sarebbero stati i riscontri positivi o negativi o le domande da fare. Dopodiché la Nocta si prende un po' di tempo per finire tutto quanto e sistemare tutto per fare l'aggiornamento definitivo, ma ancora non sappiamo niente, quindi attendiamo anche noi. Se appena lo sappiamo ve lo diciamo. Fatti fissare un po' di capelli da Lady. Vincerà Dario e glielo consegna a mano. Io te lo giuro, vorrei... Ma se esce Dario, fategli pagare la spedizione. C'ha già provato, milioni sono venuti dal Friuli. Vabbè, ma non continuiamo perché ormai ho avuto il tempo. Sì, basta. Il mio tempo costa. Allora, bene, allora, dicevamo, premiamo coloro che commentano sotto i video e che mettono il mi piace di YouTube. Quindi anche per quelli che seguono YouTube ci sarà un bel premio. Che premio diamo a quelli di YouTube? Tu volevi dare la patch, ma io ho pensato che non era giusto, perché dai, YouTube lo seguono in tanti. Abbiamo pensato una felpa. La felpa della Simplex, quindi ragazzi il tempo è ancora da felpa e abbiamo pensato di premiare, dato che il canale YouTube è abbastanza seguito e quelli che mettono i commenti sono sempre i soliti e vogliamo premiarli, andiamo a prendere un video a caso da YouTube, sceglieremo i commenti che sono in ordine e faremo come prima l'estrazione dei numeri. Faremo il generatore dei numeri e poi dall'alto verso il basso scorreremo finché non arriveremo al numero che abbiamo generato. Ok, questo è quanto. Adesso vi facciamo vedere, ritorniamo ad aggiungere lo streaming. Questo è il canale RRS, prendiamo il video, non saprei che video prendere. Prendiamo il video del compleanno di Fedino, che mi piace di più perché ci sono 44 commenti. Vai. Ok, questo è il video del compleanno. Allora, interrompiamo questa cosa qui che non la posso sentire. Poi abbiamo su questo video 44 commenti, ok? Andiamo nella lista del generatore dei numeri. Mettiamo i 44. Mettiamo da 1 a
44 e andiamo ad estrarre il numero 16. Torniamo su qua, ordina commenti dal più recente, ok, e partiamo col numero 16, giusto? 4, 5, 6, 7, sei sicuro? Sì. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Stone Angel. Stone Angel. Allora, Stone Angel 77. Eccoci qua. Stone Angel 77, ragazzi, vince la felpa della Simplex. Quindi Stone Angel, dato che non so se hai il gruppo Facebook e sei solo YouTube, mandaci una mail, federico.cini@lice.it, oppure se hai Facebook un messaggio su su Lady Seeker con i tuoi dati per poterla spedire e la taglia, naturalmente. Non andate a scrivere gente che non siete voi, perché adesso tutti no, sono io, chiederò i documenti. Ha le braccia corte. Allora, questo è bravi. Ciao Cinghio, questo è Alessio Cinghiale. Bene ragazzi, direi che noi stasera abbiamo premiato praticamente, sei tecnologico, io sono un boomer. Ma va. Allora, io di tecnologico c'ho proprio veramente poco. L'unica cosa che so bene sono i metal detector e il resto lo so perché ci devo sciappinare sopra, perché sennò facciamo dei guai che non è io e la tecnologia siamo due cose diverse. Lei se la cava un po' più di me, ma io proprio, guardate, poi mi rompo le scatole. Mi dite i numeri usciti? Certo. Assolutamente. Allora, sono usciti il numero 10, il numero 13, il numero 52, su YouTube Stone Angel 77, Dave Cass la t-shirt per avere interagito di più con noi. Siamo a posto, giusto? E quindi sono quelli, sì. 2. Sì. E abbiamo premiato il primo, che è Dave Cass, che è quello su Lady Seeker. Ok. Non abbiamo tirato fuori quel numero lì, quello l'abbiamo premiato solo perché sulla schermata. Anche 65, scusa, hai visto? Non mi ritorna uno, anche 65 non mi ritorna. Comunque i numeri sono quelli, ragazzi. Allora, fammi vedere, se la vincevo io venivo a prenderla di persona da Anto. Buon gustaio, Comunque ragazzi, allora, anche stasera abbiamo fatto una live da quasi 100 persone, sì, 65 Natalia. Abbiamo fatto una live da quasi 100 persone, vi siamo sempre grati, non gratis, vi siamo sempre gratis. Allora, mi raccomando ragazzi, continuate a seguirci, non dico che ci saranno altri premi. Una settimana sì, una settimana no, ragazzi. Ci saranno altri premi, anche perché sennò mi spendo lo stipendio per mandarvi la roba. Cioè, non è che dopo poi ci spendiamo. No, finora hai pagato te. Ecco. Allora possiamo fare un'altra volta i premi anche la settimana prossima. Tanto te sei sponsorizzato. È vero, io prendo soldi. Se no non ci sto. Giorgio Falchi ha detto taglia forte, che se no non ci sta. Ok, Giorgio Falchi, d'accordo. E niente, ragazzi. Ce le abbiamo le tagliaforti. Siamo abituati noi che siamo sono io, dei Dave Cash sono io, Davide Metal Detecting. Perfetto, Davide, bravo. Bravo. Hai vinto, che cosa hai vinto, Davide Cass? La t-shirt. Quindi dopo ci manderai poi. Dopo ci mandi la taglia, mandatemi in privato. Quindi ragazzi, se avete delle domande sui metal detector, qualsiasi, se avete quello che abbiamo provato, naturalmente rispondiamo, sul resto facciamo un po' fatica a inventarci le cose perché non siamo come tanti, quindi noi parliamo per quello che sappiamo. Se avete delle domande ce le fate, se avete delle risposte ve le fate, se volete seguirci seguiteci, se non volete seguirci noi ce l'abbiamo messa tutta. Per voi che perdete tanto. Noi ce l'abbiamo messa tutta. Però dai ragazzi, con questo speriamo di esservi stati d'aiuto anche stavolta. Grazie di cuore per seguirci. Grazie mille per tutto quello che fate per noi, seguendoci, semplicemente seguendoci. Volevo dire, che cosa ci guadagnano loro che ci seguono? Noi seguiamo la notte, loro che ci seguono. Perché paghiamo anche loro? Paghiamo. Se volete vi mandiamo anche dei soldi, non lo so. No?
pago la posta, tu paghi i soldi. Oh, ragazzi, se volete uscire, noi ve lo diciamo un'altra volta, se volete mettervi d'accordo, fare delle uscite, perché in tanti ce n'è anche adesso. Che cosa non mi segui proprio, siete degli imbroglioni, non vinco mai. Il cuore mi piace più di tutte le altre. Marco, pensaci te, ho detto che ce l'ha con te. Allora, che cosa stavo dicendo? Mi hai fatto dimenticare. Ai. Comunque, se volete uscire, ragazzi, basta che ecco, che è stato. Ti ho sentito. Comunque, ci possiamo mettere d'accordo, noi usciamo una volta a settimana sicuro il sabato. Ci mettiamo d'accordo, venite. E si fa una spazzolata. Vi portiamo tutto in pari sicuramente, si mangia e si beve. Non quindi... ci credete. In pari una volta sono riuscito in quest'anno, in 1 anno e mezzo, 2 anni, una volta ti ho portato in pari, nel mio posto la settimana scorsa. Sì, e basta. Per il resto che non si trovava, si perdeva, perché di solito montagne così. Ragazzi, dai, vi ringraziamo davvero anche stavolta, 1 ora e 5 la diretta la interrompiamo anche perché è inutile andare avanti. Grazie di cuore veramente a tutti quelli che ci seguono. Prossima. E commentate i video perché la prossima volta o le prossime volte premieremo comunque a random i commenti che vengono fatti. Esatto. Io avevo promesso l'altra volta che sarebbero stati premiati a sorteggio uno di RRS, qualsiasi dei 3.000 erotti. Però non riusciamo a trovare il giusto contatore di numeri, ecco, sì, perché, per l'estrazione. Perché una volta si poteva fare con Comment Picker, si andavano a estrarre i commenti e si poteva fare questo. Adesso il problema è che Comment Picker non va più bene su Facebook, quindi ci vuole una roba molto più grande fatta con i numeri, bisogna trascrivere tutti i nomi, quindi ci studiamo sopra come fare. Vediamo come fare, però voi commentate perché non è detto che proviamo a vedere di premiare i commenti sotto i post di RRS e non solo. Assolutamente, ragazzi. E non solo, mi hanno detto che l'ho copiato in solo. Chi è che l'hai copiato? Chi l'ha detto? Dove che l'hai copiato? Il papà di Luca. Perché lui ha un negozio meraviglioso di macelleria che è roba che ti sazi solo a guardarla, che è eccezionale a Forlì. Allora c'è la macelleria. C'è la macelleria e non solo. Allora ho detto, ma hai copiato? Vabbè, io sono nata prima di lui, perciò non l'ho copiato. Ragazzi, un bacio, grazie di cuore a tutti. Un bacio a tutti. Buona serata a tutti. Ciao. Grazie.